Ciao, benvenuto sul canale D'Italia Mistero. Se non sei ancora iscritto, ti invito a farlo. Questa è la quarta parte della storia di Francis Turatello, il re delle bische milanesi. Siamo quasi giunti alla fine, al capitolo decisivo. E allora, partiamo. Mentre Turatello viene spostato dal carcere di Cuneo a quello di Rebibbia per il vicino processo all'anonima sequestri, a Cuneo il maresciallo Incandela subentra al corrotto Manfra. A detta dell'Incandela inizia, in accordo con Dalla Chiesa, l'intercettazione di quanto detto nelle celle. Ma a poter ascoltare quanto viene registrato è il solo Dalla Chiesa, in possesso di un particolare tipo di cuffie. In un incontro in zona Pantalera con Dalla Chiesa e un terzo uomo, Incandela viene informato che un pacco contenente documenti riguardanti la vicenda Moro è entrato nel carcere di Cuneo, con destinatario Francis Turatello. Gira proprio in quel settore che mi aveva indicato Pecorelli, dove venivano consegnati i generi di conforto e vestiario dei detenuti, un piccolo locale. C'era un pozzetto di alto una trentina di centimetri con una lamiera sopra. Una sera vado lì, c'era questa lamiera, non riusciva a togliere, una lamiera abbastanza pesante. Allora ho chiamato un agente addetto alla manutenzione, dico aprimi un po' questo affare qui, che era arrugginito. L'ho aperto e lì dentro ho trovato questo involucro fatto a forma di salame che mi aveva parlata Pecorelli, con questo scotch marrone da imballaggi, si vedevano anche la busta di plastica sotto, eccetera eccetera. C'erano dei fogli dentro? Ma secondo me un centinaio sicuro c'erano di foglie lì. Lei ha aperto questo involucro? No. Adesso dire oggi, dice, come mai non l'ha aperto? E chi si osava aprire quell'affare? Che il generale della Chiesa era il generale della Chiesa, figuriamoci se io mi permettevo di aprire quell'affare lì, neanche a dirlo. Ma dopo poco ho chiamato il generale della Chiesa immediatamente. Non lo dare a nessuno. È venuto lui personalmente. Ci siamo incontrati sempre in quella zona Pantalera, gliel'ho consegnato, veramente rimase anche un po' deluso, perché io credevo che mi elogiava, Dice non è che hai finito, mi devo trovare ancora carte di Andreotti e ancora un altro involucro. Ma dico non è contento, dico. No, non mi dava soddisfazione. Con un esposto alla Procura di Roma, Bettino Craxi, segretario del PSI, riferisce di alcune voci che circolano a Milano, attribuite a tal Filogamo. Lui sarebbe nel mirino per atti di violenza. Tra coloro che il segretario del Garofano indica nel ruolo di istigatori un certo Formisano, difensore di Turatello. Stando sempre alle stesse voci, si legge ancora nell'esposto, Filogamo aveva collaborato in operazioni antiterrorismo con la polizia, facendo scoprire a Milano una macchina con armi. Il Filogamo, che stando all'esposto avrebbe messo in giro quelle poco rassicuranti indiscrezioni, sarebbe in realtà Alfredo Ugo Filocamo, persona tutt'altro che sconosciuta al segretario socialista. Se è vero quanto Patrizia Piccolo, valletta presso le bische clandestine milanesi, racconterà nel 1980 ai magistrati. Tra le persone che ho visto giocare a Chemin de Fer, in Corso Sempione, al Circolo Amici della Pittura, nel dicembre 78 c'è Bettino Craxi. 2 volte venne insieme a Ugo Filocamo. Ricordo che erano molto in confidenza fra loro, tanto che si davano del tu. E ricordo che Craxi lo chiamava con il nome di Ughetto. Ricordo che entrambi giocavano a Chemin de Fer e ho sempre visto l'onorevole Craxi perdere. Una volta che giocava con una persona che chiamava avvocato, perse circa 60 milioni. Un paio di volte in cucina consumò 2 pasti assieme a Ugo Filocamo. Di smentire la dipendente si occuperà poi il tebano una volta pentito.
Sono le 5:45, in corso Sempione al 62, una delle bische di Turatello, quando per un quarto d'ora inizia un fuoco incrociato fra gang rivali. Poi arriva la polizia, che arresta tutti coloro che non sono riusciti a fuggire dai tetti. La casa è quella di Elda Marchi, detta la Contessa. Fra arredi di lusso si svolge l'attività del circolo degli amanti della pittura, ma la qualità della clientela è ormai in caduta libera. Non più bei nomi, ma una sorta di porto di mare in cui si vedono facce di ogni genere. Luisa Del Vecchio, 24 anni, impiegata, sposata con 2 figli, viene colpita a morte durante una sparatoria fra la polizia e alcuni uomini legati al clan Turatello. I 3 nomi sono Mario De Angelis ed i fratelli Alfredo Ugo e Bruno Filocamo. La retata nasce da una soffiata riguardo un'auto 126, che si rivela poi della madre di Filocamo. All'interno vengono rinvenute delle armi. La polizia quindi si apposta aspettando l'arrivo di chi utilizzi l'auto. All'arrivo di De Angelis e dei fratelli Filocamo scoppia il conflitto a fuoco. Ugo Filocamo, in carcere, dice: «Mi hanno incaricato di uccidere Craxi, ma mi sono rifiutato, a suo dire per scrupolo di coscienza». Sostiene inoltre che le armi nell'auto della madre siano state messe per incastrarlo. Filocamo, ricordiamo, è il socio occulto di Turatello in alcuni locali notturni. Inizia il procedimento contro l'anonima Sequestri, con i 38 imputati fra i quali Bergamelli, Berenguer, Bellicini, i fratelli Pellegrinetti, Turatello, Abruciati e Frau. Fra gli imputati anche l'avvocato Minghelli, iscritto alla P2. Sempre in riferimento ai rapporti con la massoneria, devo dire che nel 79 io, Van Nicola, Fausto Pellegrinetti, Edoardo Toscano, Maurizio Andreucci e forse un altro paio di persone ci incontrammo per strada con una persona estranea al nostro ambiente, è pacifico che è quell'Enzo che indica, al Gianicolo, e lui ci parlò del fatto che il dottor Imposimato aveva, indagando su alcuni sequestri di persona, toccato interessi della massoneria o addirittura ci fece chiaramente capire che era necessario togliere di mezzo Imposimato perché aveva rotto i coglioni. Sapemmo che in quel processo era imputato anche Turatello, eccetera, eccetera. Dopo l'incontro noi continuammo a discuterne tra di noi durante un pranzo all'antica Pesa e prendemmo in considerazione l'idea di uccidere Imposimato. Poi non se ne fece più niente, non so bene per quale motivo, per parte mia fui arrestato poco dopo. Edoardo Formisano viene arrestato dopo una perquisizione nella cella di Turatello. Tra le carte dell'anonima Sequestri, gli inquirenti trovano una sua lettera al boss delle bische milanesi. Formisano è diventato anche tutore legale del figlio di Turatello, Eros, ma si è anche spacciato per l'avvocato di Turatello per avere con lui colloqui in carcere. Nella lettera a Turatello pare ci siano accenni al presunto attentato a Craxi. Secondo molti, il caso Craxi sarebbe stato montato ad arte per ottenere dalla magistratura concessioni in favore di Turatello. Chi era questo Edoardo Formisano? Edoardo Formisano, io dagli anni 70 che ne sentivo parlare dal mio caro amico, oggi defunto, Angelo De Angelis, come componente della massoneria. Ma soprattutto, se mi è consentito narrare un episodio, questo Formisano, io ricordo, durante la mia detenzione con Francis Turatello a Trani, aveva una fitta corrispondenza con Turatello. Noi amavamo scherzare a Turatello su chi contava di più, chi contava di meno, le conoscenze del gruppo Roma, del gruppo Milano. Un giorno Turatello, scherzosamente, per far vedere che lui era importante, mi mostrò una lettera che iniziava così: caro capo. In questa lettera, vabbè, elogi a lui, si parlava del figlio, eccetera.
era inserita una poesia e la firma di questa lettera è intestata al Parlamento. Che cavolo era? Era di Edoardo Formisano. Vengono arrestati Dagnolo, Spedicato, Friscia e nuovamente Franchino Restelli, che si era allontanato dal soggiorno obbligato. Nel frattempo, a Buscetta viene chiesto da Cosa Nostra se i brigatisti in carcere siano disponibili ad accollarsi con una loro rivendicazione l'eventuale omicidio del generale Dalla Chiesa. Visti i miei trasferimenti a Palermo, vista la facilità che io avevo di incontrare qualsiasi persona a carcere di Lucerdone, è probabile, o è certo quasi, che mi sia stata fatta direttamente dal sottocapo di Stefano Bontati. E questo fu fatto nell'anno 1979. Chi era questo sottocapo? Il sottocapo era Domenico Teresi. Ho detto a un brigatista che si trovava nello stesso mio piano, perché a Cuneo si viveva per piani, nel mio stesso piano c'era Lauro Azzolini, brigatista. Con lui ne parlai nell'aria, al momento dell'aria, in varie occasioni, ma così alla maniera mafiosa, alla maniera misteriosa, alla maniera così, tanto per parlare, e le disse che se nel caso avrebbero ammazzato Dalla Chiesa, voi vi sentireste di rivendicare. Lauro Azzolini rispose: no. Noi rivendichiamo quello che noi facciamo, o perlomeno se almeno uno di noi partecipa all'azione. Quindi il mio messaggio di ritorno a Cosa Nostra fu: niente da fare. Un detenuto, tale Anzideri, si reca da Incandela per avvertirlo di un attentato che si sta organizzando ai danni del generale Dalla Chiesa, che nuovamente, per parlare dell'accaduto, incontra Incandela a Pantalera. E gli disse: guarda, nella quella zona lì, e disse: guarda, è venuto Tizia, questo Anzideri, e mi ha riferito che lei la devono ammazzare, di dirglielo subito. Dico sì, se lo vuole sentire pure lei, viene. E più volte fece: allora mi vogliono ammazzare, dice, e tu continui a non dirmi niente di quello che io ti chiedo. Cioè, lui mi chiedeva sempre sul senatore Andreotti se c'era gente che mi diceva qualcosa, di continuo, era un chiodo fisso, e disse: sì, mi vogliono accoppare a me, a qualcuno a Roma farebbe piacere che mi, usò questo termine, che mi accoppassero. Disse questo. Così. Il generale Dalla Chiesa aveva un chiodo fisso sul senatore Andreotti, mi chiedeva di continuo, anzi arriva anche a minacciarmi, a dire: tu non lo dici a me, lo dici a Sisda. Dico: ma che devo dire? No, tu devi, insomma, tutte le volte che veniva non mancava mai di chiedermi, insomma, un chiodo fisso era, che voleva sapere assolutamente se si era interessato qualche volta il senatore di detenuto lì. Per la verità a me non risultava questo, dico: mai. Ho capito. Senta, ci fu... Ecco, una volta mi dice e dei politici sono entrati, e io feci
un accertamento personale. Entrò un certo Formisano o Farmisano, un affare del genere. Ma io non ero comandante però. Viene ucciso a Roma il giornalista Mino Pecorelli. Buscetta viene trasferito al carcere di San Vittore, dove incontra nuovamente Ugo Bossi, questa volta nelle vesti di carcerato. Buscetta è sospettoso. Crede che Bossi non si sia mai speso per il suo trasferimento a Torino e che la richiesta fatta per il conto di Formisano sull'affaire Moro sia stata tutta una manfrina, con scopi occulti, e chiede con insistenza chi ci sia dietro Formisano. Bossi, indispettito, gli fa avere le intercettazioni della polizia fatte durante l'inchiesta sul sequestro Nassisi, dove sono casualmente riportate le telefonate fatte da Bossi a Formisano, in cui chiede a che punto sia il trasferimento di Buscetta. Nelle intercettazioni Buscetta legge anche il nome di Vitalone, anche se non sa dire se si tratti di Claudio o Vilfredo. Io sono stato trasferito a carcere di Milano da Cuneo e a carcere di Milano incontrai a questo signore Ugo Bossi, detenuto anche lui, cioè era stato carcerato perché imputato di sequestri di persona insieme a Francesco Turatello, a Mingiardi e ad altri nominativi della malavita milanese. Mentre io sono a Milano, lui viene nella mia cella e mi fa vedere queste intercettazioni telefoniche di cui ho accennato poco fa, dove ci sono le telefonate che intercorrono fra lui e mia moglie, dove si parla dei miei trasferimenti, dove si parla delle telefonate che lui riceve e che trasmette a mia moglie, perché vedrai che noi riusciremo a trasferirlo, perché lui non parla nelle telefonate del fatto di Moro, lui ne parla con altre persone, ma con mia moglie lui parla solo del mio trasferimento, mentre con le altre persone io leggo che lui parla con Formisano, io leggo che lui parla con Vitalone. Io non so. Formisano chi è Formisano? Non lo so chi è, non lo conosco. Lo dico come nome. Continua, poi lui parla con Vitalone. Con Vitalone, lo dico sempre come nome, non so chi sia e non ho l'idea, ma è lui che parla con queste persone per telefono. E lui vuole che io prenda conoscenza di queste telefonate affinché mia moglie, se fossi interrogata dal giudice di Milano, sapesse cosa rispondere e qual era il suo interessamento nei miei riguardi. È per questo che mi mostra la lettura di quelle bobine. Allora, avvenne nel 79, io ero stato arrestato nel 78 in giugno 78, per associazione delinquere per concorso in sequestro di persona Nassisi, non quello che attualmente sto espiando, che è un altro, per non far confusione. Dopo qualche mese che io lavoravo al centro clinico, arrivò a Buscetta con un altro detenuto, arrivò da Cuneo, credo, anzi sicuramente arrivarono da Cuneo, 2 detenuti, che uno era la Canale, che io conoscevo di nome, che era amico di Turatello, e poi Buscetta, che invece ci conoscevamo già, e vennero tutti e 2 associati lì al centro clinico. E io ebbi occasione di cominciare ad andare a salutarlo, chiedergli cosa aveva bisogno, le solite cose che si fa tra detenuti, tra compagni, e poi essendo io di Milano era giusto che mi mettevo a disposizione, perché se io andavo in un carcere della Bassa Italia, uno della Bassa Italia si mette a disposizione. Queste erano le regole e sono le regole attuali ancora che vigono nelle carceri. E a parte queste formalità, queste cose normali, si cominciò a venire nel vivo della questione. Lui cominciò un po' a essere nei miei confronti un po' sospettoso, perché mi disse: ma come mai mi hanno qui mandato a Milano, che io dovevo essere mandato a Torino, dovevo essere mandato di qua, invece mi hanno trasferito qui a Milano dove ci sei tu.
cominciò a essere un po' sospettoso e poi cominciò a accusarmi che io non ero stato all'altezza di continuare questa, diciamo, mio impegno preso nei suoi confronti e nei confronti della famiglia di farlo trasferire a Torino, come mai non ero stato capace, come mai chi voleva sapere chi c'era dietro Formisano, insomma tutti questi discorsi. Io allora, per tagliare proprio la testa al toro, come si suol dire, gli dissi: senti, io mi sono interessato, io non sono mica il Padre Eterno, ho fatto quello che ho potuto fare, ho sbagliato a interessarmi, purtroppo sono qua anch'io, io sono un carcerato come te, prenditi le registrazioni telefoniche, se non ci credi, e studiatele. E glielo buttate proprio malamente, glielo quasi, non dico buttate in faccia, perché insomma era per una questione anche di rispetto, ma guarda se è vero. Cioè lei voleva dimostrare a Buscetta che io mi sono effettivamente attivato per lui, per la famiglia, perché lui poi mi dico: ma senti, perché tu mi vieni a dire questo dopo quello che io ho fatto per la tua famiglia? Dopo che mesi e mesi che do milioni, fior di milioni alla tua famiglia, ho mantenuto tua moglie, ho fatto studiare, ho mandato a scuola i bambini, ho aiutato qua, ho aiutato là, e tu adesso mi vieni a rinfacciare che io non ho fatto niente per te, e io sono qui adesso anch'io in galera e con delle imputazioni gravissime, perché ero imputato di sequestro di persona, non di furto di auto o di detenzione d'arma. Allora, sai, ebbi una discussione un po' violenta, dico: senti, guarda, io non c'ho tempo, proprio, tra l'altro lavoravo, poi facevo lo scrivano, mi dovevo occupare anche degli altri detenuti, non solo di lui, e gli diedi tutte le registrazioni telefoniche da leggere. Ecco, questo è stato. Se non ci credi, quando le hai lette, poi dopo mi darai una risposta. Infatti dopo 2 o 3 giorni lui era un po' più mansueto, mi dice: sì, scusami, sai, io forse ti ho detto così, sono nervoso perché io devo andare a Torino, mica devo andare a Torino. Perché... Nelle intercettazioni fra Bossi e Formisano manca comunque una telefonata che sembra essere sparita. Sì, io a Buscetta dissi che forse avevo detto qualcosa in più, ci eravamo sbilanciati forse un po' troppo, io e Formisano al telefono. Mi scusi, ma quando lei parla di qualche cosa di più, cioè dice in quella telefonata che lei dice di aver fatto, non è registrata, non c'era imbrogliato, però lei ammette di aver avuto quella telefonata con Formisano. Dice forse abbiamo parlato di qualcosa di più, di che cosa di più? Se lo ricorda? Io presumo, non ne sono certo, ne presumo come per dire l'onorevole Moro lo vogliono morto, qualcosa del genere. Non abbiamo detto qualcosa del genere. Guarda che qui così mi sa che è tutta una pagliacciata che stiamo facendo, ma hai fatto interessarmi per qualcosa del genere, deve essere scaturito o da me o dalla moglie di Buscetta in qualche telefonata. Per il processo all'anonima sequestri vengono condannati Berenguer, Bergamelli, Bellicini. Vengono invece assolti Danilo Bruciati e Francis Turatello. I condannati sono 15 su 38. Toscani mi disse che aveva avuto l'incarico da parte di Selis di uccidere Bruciati e la cosa era talmente imminente, lui usava questo termine: devo solo premere il grilletto, ho svagato dove abita, ho svagato i suoi movimenti, non devo fare altro che premere il grilletto. E io, la cosa mi stupiva a me, perché a parte aveva visto come si era comportato Danilo con me, poi non capivo perché Bruciati doveva morire, insomma, com'è? Io dicevo: se sanno tanta gente che doveva morire, perché Bruciati? E lui mi spiegò che Selis, io penso che non fosse farina del sacco di Selis, comunque Selis gli chiese questo perché, dato che si diceva che imminente fosse la scarcerazione di Turatello, temeva che una volta Turatello fuori, Bruciati potesse appoggiarlo per prendere la piazza di Roma. Io contestavo questa cosa perché dicevo: prima non mi sembra Danilo e non mi sembra Francis elementi che possono venire qui di prepotenza, sapendo anche che non è che si fanno una passeggiatina. E poi perché Francis stava a Milano, certamente è una piazza più ricca di Roma, quindi che interesse c'aveva a venire a Roma? Ricordo che Abbadino si chiamò fuori, nel senso che disse: vabbè, a me fate come vi pare, insomma, decidete, chiacchierate, quando è il momento, chi è riuscito a ottenere la meglio, se così si vuol dire, io mi schiero con quelli, insomma. La discussione, durante la discussione io riuscii a portare dalla mia parte Colafigli, e vabbè, Bruciati ebbe salvo per l'ennesima volta la vita. E quindi cosa si decise in quella riunione? Di non uccidere più Bruciati.
Vallanzasca si sposa in carcere. I suoi testimoni sono il fratello e Francis Turatello. I due ex nemici, ospiti del braccio G12 a Rebibbia, sono diventati amici in carcere e suggellano con questo matrimonio una nuova alleanza. È il giorno della strage di via Moncucco, alla Barona. Vengono uccise 8 persone nel locale Le Streghe. L'obiettivo è il proprietario del locale, Antonio Prudente, vicino al clan Turatello negli anni passati. Ma vengono uccisi anche avventori del locale e la cuoca. Su una bottiglia di vino viene rinvenuta l'impronta di uno dei killer. Viene ucciso l'avvocato Calafiori, l'avvocato di Turatello, che non si limita solo a fare l'avvocato, ma che aiuta nella gestione dei conti la gang milanese. Sono le 20 circa in piazzale Cuoco, quando gli avventori del bar Gianni vedono entrare un uomo armato di pistola, che cerca qualcuno, ma non lo trova. Uscito quest'ultimo, scoppia improvviso l'inferno. Una decina di uomini, scesi da 3 auto, si affrontano a colpi di mitra e pistola. Sono i Mirabella, che cercano di eliminare gli uomini legati ai Paminonda. Vengono arrestati Francesco Di Paolo e Gaetano Mirabella, fratello giovane di Turici Pudda, legati rispettivamente a Draga Petrovic e al clan Turatello, e rimasti feriti durante lo scontro a fuoco. Si scopre che l'impronta sulla bottiglia di vino trovata al ristorante La Strega è di Francesco Di Paolo, il cognato di Draga Petrovic. Buscetta, dopo essere andato in permesso a Palermo, si rende latitante e incontra nuovamente Bontate, con cui parla di vecchi argomenti. Stefano Bontà mi spiegò che Giuseppe Calò non la pensava come lui e, secondo lo stesso Bontati, il Calò ebbe a dirle, testuale parola, ma insomma ancora non l'hai capito che non lo vogliono a Moro vivo. Questo mi fu detto nel 1980 da Bontati, che la democrazia cristiana, una parte della democrazia cristiana, non lo voleva vivo. Chiede anche del prospettato attentato ad Alla Chiesa del 79, mai avvenuto. Su questa idea di Cosa Nostra riguardante un attentato ad Alla Chiesa nel 1979. Sì, ricordo che io le chiesi, ma come curiosità, perché già era passato del tempo quando ci siamo visti con Bontà, credo che era passato qualche anno. E dissi, ma che cos'era la faccenda della Chiesa? Perché voleva far rivendicare? Lui mi rispose, ma non ne parliamo più, è cosa passata. Ma comunque, il fatto è che su della Chiesa, con i successi che ha ottenuto, con le Brigate Rosse, si sia montato un po' la testa e sembra che voglia, addirittura aspira a delle grandi incariche, magari a livello di presidenziale, cioè che la montatura che si era costruito attorno al generale della Chiesa per i successi ottenuti sui brigati aveva fatto sì che secondo alcuni ambienti politici non era più il caso che il generale della Chiesa continuasse a vantare i successi ottenuti sui brigatisti. Quindi lei ha detto che Bontate parlò di alcuni ambienti politici che avevano dato questa motivazione, ma disse qualcos'altro o le disse qualcosa che la mise in condizione di capire qualcos'altro o no? Se le devo dire la verità, non mi ricordo
perché io non avevo nessuna curiosità, in quanto a me non mi importava se il generale Dalla Chiesa diventava il presidente d'Italia. Era una cosa che per me avevamo altre cose a cui pensare e quindi non ho chiesto. E allora la domanda è, Bontate parlò di un interesse della mafia? Sì, lei parla. Il Bontate, ma anche vagamente anni dopo, mi disse che non c'era nessun interesse da parte mafiosa ad uccidere il generale Dalla Chiesa. Viene ricostruita dagli inquirenti la motivazione della strage di via Moncucco. Il clan Turatello, con uomini di Draga, avrebbero voluto uccidere Antonio Prudente, ex loro accolito che pensava di mettersi in proprio, ed aveva per questo fatto ritrovare alcuni tir con merce rubata appartenente alla famiglia Spedicato, legata al clan Turatello. Ma la realtà su chi abbia effettivamente sparato a chi all'interno del locale La Strega e per quale motivo lo abbia fatto rimarrà per sempre un mistero. Vallanzasca cerca di fuggire dal carcere di San Vittore insieme a Corrado Alunni, un brigatista. Durante la fuga nasce un conflitto a fuoco e i due feriti vengono nuovamente arrestati. 2 giorni dopo si farà luce sul fatto che i soldi per le armi e la fuga siano arrivati a Vallanzasca da un conto svizzero. Di certo Albert René i soldi non mancano. Secondo un secondino gira per il carcere con in tasca mazzette di biglietti da 100.000 lire e dal collo ha il ciondolo d'oro e brillanti regalatogli da Turatello il giorno delle nozze. Turatello compare in tribunale per rispondere della rapina al Brera Bridge del 27 marzo 1976. Dice: «Con questa storia non c'entro. All'epoca ero latitante da 3 anni e non mi trovavo neppure a Milano. Se qualcuno sostiene di avermi riconosciuto, si sbaglia. Allora pesavo 135 kg, una quarantina li ho persi in carcere». Viene condannato a 5 anni e 9 mesi. Intanto, a Milano, gli omicidi non si contano nemmeno più. Viene ucciso alla Barona Rosario Mirabella, uno dei fratelli di Turici Pudda, ad opera degli uomini di Epaminonda.